Oggi volevo cercare di rispondere a molte delle richieste che ci arrivano qui in azienda, o tramite mail o tramite telefono o WhatsApp. Cioè ci chiedono se ha senso nella loro casa inserire una soundbar piuttosto che un impianto audio integrato, che potrebbe essere un impianto da incasso o semplicemente fatto con delle bookshelf. Posso riassumere che nella maggior parte dei casi la soundbar si va ad utilizzare, si va ad acquistare quando si vuole migliorare l'audio della nostra televisione. L'impianto audio integrato di solito si pensa prima, cioè c'è un pensiero, c'è un'attenzione verso a un sistema audio funzionale, quindi diciamo anche ad elevate performance, prima ancora, nel caso dell'impianto ad incasso, di ristrutturare la casa. Quindi è proprio un sistema che viene progettato assieme all'impianto elettrico, idrico, un po' tutti gli impianti della casa. Quello che è chiaro è che se avete la casa finita, arredata, tinteggiata e volete migliorare l'audio della vostra TV, la soundbar diciamo che è la soluzione più semplice dal punto di vista di installazione e di praticità. L'impianto audio di incasso è difficilmente installabile, nel senso che bisognerebbe rispaccare i muri, andare a inserire i cavi, andare a inserire le casseforme che ospitano gli altoparlanti e ovviamente è poco fattibile. La soundbar ha come vantaggio che si può installare anche dopo, normalmente si posiziona sotto al televisore, c'è anche chi la mette sopra, mediamente si mette sotto perché acusticamente parlando è più probabile che sia diciamo più allineata all'orecchio rispetto a metterla sopra al TV. E probabilmente c'è anche magari un discorso estetico che è più facile diciamo integrare nell'ambiente. La soundbar all'interno può avere 2 canali, 5 canali, 7 canali o anche oltre, fino ad arrivare a uno pseudo Dolby Atmos. La soluzione diciamo a 2 canali, quella più semplice, quindi l'ascolto stereofonico, è quella che diciamo più si avvicina a un concetto di impianto audio tradizionale, cioè io ho il diffusore destro alla destra del mio TV e il diffusore sinistro alla sinistra. Più o meno come è costruito diciamo un impianto audio stereo standard. Parlo di stereo standard, sarebbe un po' un ibrido perché stiamo parlando comunque in ambito audio-video. Quando si parla di 5.1 in una soundbar, quindi ci sono i canali anteriori, quindi c'è il canale destro, il canale sinistro e centrale che sono più o meno nella posizione che dovrebbero essere, ma però al suo interno ci sono anche i canali posteriori. Invece che essere ai lati dell'ascoltatore come in un sistema audio 5.1, sono posizionati davanti. Di solito sono un po' inclinati, quindi sfruttano diciamo quello che è il rimbalzo delle pareti per arrivare all'orecchio nella parte dietro. Poi c'è tutto un sistema di DSP che crea ritardi, quindi dà questo pseudo effetto surround, che però si può apprezzare in poche occasioni e comunque l'effetto è molto limitato, cioè non è come avere i diffusori dietro. Anche perché se mi rimbalza nelle pareti destra-sinistra, io non so, a destra potrei avere una tenda, quindi suono quando comunque va a impattare nella tenda, la maggior parte magari viene assorbito se la tenda è piuttosto corposa. Dall'altra parte potrei avere un vetro, quindi viene quasi totalmente riflesso, quindi non avrò sicuramente un'immagine simmetrica. Ci sono software che poi vanno a migliorare questa situazione attraverso microfoni e fanno rilievi acustici, però diciamo che è un grande compromesso. Di soundbar in commercio ne esistono di tantissimi modelli e prezzi, che vanno da 100 euro a tante migliaia di euro. Anche noi nel nostro catalogo abbiamo un modello. L'impianto audio integrato ha il grosso, tra virgolette, svantaggio che va progettato prima, quindi va pensato mentre si sta ristrutturando la casa, mentre si pensa all'impianto elettrico, e vanno predisposti i diffusori nei punti giusti. A differenza diciamo della soundbar, dove io comunque ho i diffusori o posiziono la soundbar sotto al televisore o sopra, però i diffusori sono esattamente in quella posizione, indipendentemente dall'ambiente, indipendentemente dal punto d'ascolto. In un impianto audio integrato, sapendo diciamo in anticipo di fare un progetto di questo tipo, quindi si decide anche qual è la posizione del divano, della TV e tutti gli elementi diciamo di quell'ambiente, si vanno a posizionare i diffusori nei punti esatti idonei all'ascolto, quindi il canale destro-sinistro e il centrale esattamente dove devono essere, sia da un punto di vista ovviamente anche estetico, perché di solito diciamo che molte persone tendono a fare il giusto compromesso tra estetica e suono, sia quelli laterali ed eventualmente quelli posteriori o quelli addirittura sopra nel caso del Dolby Atmos. E qui il coinvolgimento è totale,
è totale sia dal punto di vista acustico sia dal punto di vista di progettazione. E vanno montate le casseforme, i corrugati, tirati i cavi. Diciamo che è molto più impegnativo a livello di installazione, però si possono ottenere dei risultati completamente diversi. L'effetto che si può ottenere è molto simile a quello che si può ottenere al cinema. Ovviamente dipende dalla stanza, da se si è fatto correzione acustica o meno, dal tipo degli speaker, amplificazione, eccetera. Ovviamente tutta la catena, diciamo dal nostro TV o videoproiettore che sia, fino ad arrivare allo speaker, è fondamentale per la riuscita dell'impianto. Quindi, per riassumere, cioè non è che c'è sempre un meglio o un peggio di una soluzione. Noi le abbiamo entrambe, anche perché sono due soluzioni valide. È ovvio che se si sta costruendo casa, quindi si è ancora in fase di progetto, si cerca di fare magari un impianto audio integrato per tutti i vantaggi che vi ho detto prima. Se state abitando in una casa e volete migliorare l'audio del vostro TV, la soundbar diciamo che è la soluzione tra virgolette migliore e più facile. Per qualsiasi info scrivetemi nei commenti, cercheremo di rispondere alle vostre richieste in base alle nostre competenze. Vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. A presto!